Oggi ci troviamo nel ristorante Quattro Passi di Nerano, situato nella splendida baia di Marina del Cantone a Massalubrense. Fondato nel 1983 da Antonio Mellino e sua moglie Rita, il locale ha iniziato come una semplice pizzeria per poi trasformarsi nel corso degli anni in un ristorante di fama internazionale. Antonio Mellino, nato in Argentina e cresciuto a Nerano, ha portato nel ristorante la sua passione per la cucina. La sua dedizione e il suo talento hanno portato i Quattro Passi a ottenere la prima stella Michelin nel 1998. Oggi il testimone è passato al figlio, Fabrizio Mellino, che ha portato il ristorante a nuovi vertici, conquistando la terza stella Michelin. Buongiorno Fabrizio, siamo qui per farle alcune domande. Partiamo dall'inizio. Com'è stato crescere in una famiglia dove la cucina era tutto? Ti ricordi qualche piatto che ti ha fatto capire che volevi fare questo mestiere? Buongiorno ragazzi, grazie per questo momento di condivisione. Certo che sono cresciuto in una cucina, quindi per me in realtà non è stato un unico piatto che ha influenzato poi l'idea di diventare chef, ma è stato proprio il movimento, no? Tutto l'entusiasmo che c'era attorno alla ristorazione. E trascorrendo così tanto tempo con i miei genitori e vedendo la gioia, la felicità dei commensali, questa cosa chiaramente mi ha attratto. Tu sei la nuova generazione del Quattro Passi. Quando hai realizzato che era giunto il momento di portare la tua voce in cucina accanto a quella di tuo padre? Ma in realtà non c'è un momento di fine e di inizio del nuovo percorso. È chiaro che col passare del tempo crescevano le mie capacità e quindi anche le mie responsabilità. Hai viaggiato, studiato e lavorato all'estero. Cosa ti sei portato dietro da quelle esperienze e cosa invece hai capito tornando a casa qui a Nerano? L'estero sicuramente ti fa apprezzare casa in una maniera diversa e quindi si incominciano a percepire tutte le potenzialità di un territorio. Quando ti trovi in altri paesi e senti la nostalgia dei piatti di casa, capisci anche l'importanza dei nostri prodotti. Quindi mi sono portato dietro la consapevolezza delle nostre capacità e soprattutto delle nostre qualità gastronomiche. Infatti il legame con il territorio qui è fortissimo. Come scegli i prodotti da portare a tavola e quanto conta per te lavorare con piccoli produttori locali? Per me e per tutto i quattro passi, ma soprattutto per la nostra filosofia, conta la qualità della materia prima, il che significa che parla l'assaggio. Noi siamo chiaramente legati a piccoli produttori, ma siamo legati principalmente a un prodotto di qualità. Quindi se quel prodotto di qualità viene anche da una filiera di un piccolo produttore e una filiera sostenibile, che ben venga. Innovare in un ristorante che ha ottenuto 3 stelle Michelin e vanta una storia così consolidata è più una sfida o uno stimolo? Ma noi innoviamo, ma nel senso che facciamo cucina contemporanea, quindi è automatico che innoviamo. Non è un must per noi innovare, lo facciamo perché è il nostro stile, ma automaticamente non è finalizzato all'innovazione in se stessa, ma il nostro stile è contemporaneo e quindi di per sé innovativo. Come trovi l'equilibrio tra tradizione e modernità? La tradizione è inculcata in noi stessi, abbiamo assaggiato da bambini dei piatti e quindi abbiamo una memoria gustativa che ci riporta alla tradizione. Noi non mischiamo le due cose, cioè nel senso noi facciamo piatti buoni che cercano di evocare delle sensazioni di benessere nei nostri commensali e in questa maniera qui cerchiamo di metterci insieme dei piatti che abbiano anche un equilibrio, no? Quindi abbiano delle nozioni di contemporaneità, quindi che siano più leggeri, più freschi, un giusto connubio nell'equilibrio tra acidità e grassezza. Quindi noi tradizione e innovazione non è che vediamo una parmigiana di melanzana, per esempio la facciamo sotto forma di spuma e abbiamo un piatto innovativo. No, noi cerchiamo un modo giusto e contemporaneo e sano di lavorare la melanzana con un vago ricordo di parmigiana, ecco. È un obiettivo che ti tiene sveglio la notte? Beh, che mi tiene sveglio la notte, no, perché comunque vivo la mia vita professionale in maniera molto tranquilla.
e questo è un bene. Non sono un tipo che può essere sopraffatto dall'ansia e dallo stress, però questo mi ha sempre portato a degli ottimi obiettivi. Quindi non che tiene sveglia la notte sicuramente, ma in futuro, dopo la terza stella, chiaramente altri traguardi ci sono, altri traguardi si vogliono raggiungere. Lavorare con tuo padre, Antonio, è un dono o a volte anche una sfida? Ma no, in realtà ognuno si occupa di un reparto ben definito, quindi è un dono perché la sua esperienza e le sue capacità possono non solo che apportare qualcosa continuamente al ristorante a me. Tuo padre ha origini argentine, queste origini hanno influito sulla tua cultura culinaria? Mio padre ha origini argentine, ma come diverse persone del posto, è nato a Buenos Aires e è tornato a un anno. Non penso che abbia portato questo spirito e questa cucina argentina nelle corde del Quattro Passi. È chiaro che comunque, avendo avuto un'infanzia un po' travagliata, questo sicuramente è stato un riscatto, no? Dal punto di vista professionale, aprirsi un ristorante, essere autonomo. Qual è l'insegnamento più grande che ti ha tramandato e qual invece la cosa di cui hai deciso di fare in modo tuo? Ma uno degli insegnamenti più grandi sicuramente in primis che in un ristorante viene il cliente prima di uno chef, quindi mettere da parte l'ego e fare dei piatti che siano funzionali per i clienti, perché poi è il cliente che paga l'esperienza, è il cliente che deve rimanere contento. Sì, tante cose chiaramente ne ho fatte meno. Io sono una persona che ascolta molto, poi tira un po' le somme. Adesso gli esempi così non ce ne ho, però è chiaro, come tutti i genitori danno consigli, poi è giusto anche che noi sbagliamo e facciamo di testa nostra. Per concludere, cosa caratterizza principalmente il tuo ristorante? È sicuramente un ristorante che è nella sede della cucina mediterranea e quindi respira questa mediterraneità. Freschezza, leggerezza, prodotti di stagione, stare bene, non forzature neanche estreme dal punto di vista della cucina, ma soprattutto è un ambiente conviviale. Noi siamo un gruppo giovane, ci divertiamo facendo quello che ci piace, ma proprio come una squadra. Perfetto, grazie mille.